Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi sarò breve, ma vi voglio riportare un paio di aspetti importanti per la vostra sicurezza. Allora, venite qua e guardate un attimino la Silvia che oggi ci aiuta un po' a chiarire due aspetti. Il primo, non montare con degli scarponi, ok? Perché gli scarponi hanno il carro armato sotto e di conseguenza se io per qualche motivo devo sfilare velocemente il piede dalla staffa, il fatto di avere il carro armato sotto fa sì che rimanga il piede incastrato nella staffa più facilmente, ok? Perché io quando tiro via il piede mi si sposta anche la staffa. Quindi la prima cosa che dovete ricordarvi è di montare con stivali e che questi stivali abbiano la suola liscia, quindi non vanno bene gli stivali con il carro armato sotto. Ecco, fate attenzione che a volte ho visto montare persone che sì avevano gli stivali ma avevano il carro armato sotto. No, non va bene, devono essere lisci, ok? Poi vabbè, ovviamente in sintonia con il vostro stile, no? Stile western o stile inglese è indifferente, però ecco, insomma, diciamo, montate in stile, ecco, non montate con delle accozzaglie che non si riesce a capire che roba è. Ci sono dei casi eccezionali dove anche, per esempio, i militari usavano montare con gli anfibi, ok? Però, cioè montare con gli anfibi che hanno il carro armato. E il caso per esempio degli alpini, questo mi è stato raccontato da un ex ufficiale degli alpini che adesso ha una certa età, per cui magari parla di un po' d'anni fa, in cui appunto mi diceva che loro montavano con gli anfibi perché gli alpini di solito montano e lavorano in montagna e in montagna si scende spesso, okay? Per cui fanno tantissimi tratti a piedi e in quel caso lì è ovvio che dovevano trovare un mix, un compromesso fra i due. Questa è una cosa che mi risulta anche parlando con altri, però se a qualcuno di voi che è alpino risulta diversamente, me lo faccia sapere nei commenti, perché queste sono cose che a me mi interessano da morire, perché sono nicchie e aspetti nell'equitazione che mi attraggano, perché si vede la specificità dell'equitazione in quel tipo di ambientazione e di argomento. Per cui ecco, mi raccomando, se c'è qualcuno fra di voi che ha fatto, magari che è un ex alpino e che ha lavorato con i cavalli dentro nel periodo che lui ha fatto il militare o quello che ha fatto negli alpini, me lo faccia sapere. L'altra cosa importante è, vedete, lei adesso sta montando con un Hackamore, di questo ne ho già parlato in altri video per cui non vi starò a tediare oltre. L'Hackamore, una parte dell'Hackamore importantissima è questa parte qua, ok? Questa parte qua. Perché è importantissima? Perché questa qui può essere usata come lunghina, no? Per cui io, per esempio, se sono fuori, se sto lavorando fuori, se sono un passeggiato o cosa, in un attimo posso scendere e legare il cavallo da qualsiasi parte, oppure se ho difficoltà a far passare il cavallo da qualche parte posso scendere e aiutarmi, perché ho una lunghina di tutto rispetto, è esattamente come una lunghina di quelle normali da 3,60 m, per cui posso fare qualsiasi cosa in sicurezza, perché ho qualcosa di molto più lungo. Cosa succede? Che chi monta all'inglese, per esempio, ha la difficoltà di non sapere dove metterla. Chi monta all'americana invece a volte gliel'ho vista mettere al pomello. Va bene, se si deve montare in campo va bene, non c'è problemi. Chi monta all'inglese a volte gliela vedo legare qua con degli strap alla sella all'inglese e va benissimo, non è un problema. Chi monta all'americana può semplicemente fare un doppio nodo così, ok? O poi dopo magari continuare a fare la campanella a questa maniera, ok? Va bene, non è un problema, ma quando siamo in campo. Quando siamo fuori, questo non è nato per
lavorare a questa maniera. Questo deve essere messo qui al fianco e c'è un motivo ben preciso per cui viene messo qui al fianco. Ricordate, viene messo qui al fianco con questa parte qua molto più lunga della parte che fa l'asola, perché altrimenti se fosse così potrebbe accadere che entra dentro e questo è un bel nodo e se succede qualche cosa mi ritrovo nei casini. Questa cosa serve? Serve perché se io devo scendere rapidamente, perché sono ad esempio su un puledro che è le prime volte che lo porto fuori o che comunque è un cavallo un pochino particolare che diciamo perde il controllo facilmente e io devo scendere rapidamente per aiutarlo a superare quella difficoltà lì, se io non ho questo qui è un problema per me scendere e andare a sciogliere la redine, diciamo la parte finale di tutto l'acamo che io posso usare come corda da terra, perché non ne ho il tempo di farlo. Se invece io ce l'ho già qui, scendo e in un attimo ho la mia lunghina. Altra cosa importante, se io cado posso eventualmente prendere il mio cavallo, perché cado, faccio questo e ce l'ho, e se il cavallo va via comunque questo mi esce fuori a questa maniera e non succede nulla, non mi porta via il cavallo con lui, però ho una chance in più di poterlo aiutare anche in caso che io cada. Quindi mi raccomando, quando usate l'attrezzatura pensate sempre a perché la state usando e come va usata. Non dite, beh, questa cosa serve, lo leggo qui. Se c'è un motivo. Diciamo che nell'equitazione c'è un po' questa regola, come anche ovviamente in tanti altri sport. Tutto quello che c'è serve a qualcosa, se non servisse a niente non ci sarebbe, o comunque sarebbe molto meglio toglierlo. Quindi, prossima volta che montate, se usate l'acamo, ricordatevi, questo legato da qualche parte va bene se montate in campo, se montate fuori in passeggiata, l'utilizzo di questa cosa qua per poterlo utilizzare dovete metterlo nella maniera giusta, ok? Quindi non legato al pomello, non legato agli strap della sella all'inglese che servono di solito per reggere il sottosella. E ricordatevi gli scarponi, perché scendere di volata con gli scarponi è complicato, quindi molto meglio se usate degli stivali con la suola liscia. Vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Se volete dei contenuti più specifici vi ricordo di abbonarvi al canale, potete cliccare qui sotto, entrare dentro, ci ho spiegato un pochino tutto come funziona. E ringrazio la Silvia che ci ha dato la possibilità di fare questa cosa qua e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me, for I pass out. I'm